Ci sono personaggi che si rifiutano categoricamente di morire e Darth Maul è uno di questi. Tagliato in due nel 1999 su Naboo, è tornato per diventare uno dei personaggi più complessi e affascinanti della saga di Star Wars. Oggi, come avrete capito, parliamo proprio di lui e della serie che la Lucasfilm Disney gli ha dedicato, ovvero Maul Shadow Lord. Prima di entrare nel vivo della questione, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, è un modo per supportare la produzione di contenuti simili a questo, quindi se volete dimostrarmi così il vostro supporto ve ne sarò immensamente grata. Ora torniamo al nostro video e parliamo della serie di Maul Shadow Lord. Quando la serie è stata annunciata, le reazioni del pubblico, dei fan di Star Wars, sia a livello nazionale che a livello internazionale, sono state decisamente miste. Da una parte infatti c'è stato l'entusiasmo all'idea che un personaggio così intrigante come Darth Maul potesse tornare dopo che l'avevamo visto per l'ultima volta nell'ultimo episodio della serie animata in 3D The Clone Wars, nel quale approfittando delle vicissitudini e del tumulto generato dalla caduta della Repubblica e dalla caduta degli Jedi, Darth Maul appunto si rifugia, si nasconde, fa perdere le proprie tracce. Ecco, non sapevamo che cosa gli fosse successo da quel momento in poi. D'altra parte però c'era anche molto scetticismo, proprio perché molti di noi si chiedevano se avessimo veramente bisogno di altro contenuto a tema Star Wars ambientato tra la vendetta dei Sith e Una nuova speranza, periodo storico nell'universo di Star Wars già abbastanza affollato. Pensiamo a Rogue One in quanto a lungometraggi o serie televisive come Rebels, la serie televisiva dedicata a Obi-Wan Kenobi e più recentemente Endor. Quindi ecco, capiamo che essendo quella finestra temporale già abbastanza affollata, il rischio del già visto era altissimo. Ciò nonostante, come vedremo, Maul Shadow Lord riesce comunque a distinguersi dalla moltitudine attraverso la presenza all'interno della serie di alcuni elementi che sono prettamente caratteristici dell'universo di Star Wars e attraverso anche a un'estetica molto accattivante, molto visivamente appagante e intrigante. Cominciamo dalla trama. Che cosa riguarda, in che periodo si svolge e qual è la storia che Maul Shadow Lord vuole narrare? La storia inizia esattamente un anno dopo gli eventi dell'ultimo episodio della serie animata The Clone Wars. Darth Maul ha approfittato del tumulto causato dalla caduta della Repubblica, l'ascesa dell'impero e l'Ordine 66 che ha distrutto l'Ordine dei Jedi così come lo conoscevamo, per far perdere le proprie tracce. Quindi all'inizio della serie lo ritroviamo nascosto dall'impero e consumato da un desiderio di vendetta contro Darth Sidious, suo ex maestro colpevole, secondo Maul, di averlo tradito. Tradito e usato, ma del resto sappiamo che è un po' un'abitudine, diciamo, nel mondo Sith, dato che Darth Sidious, alias Palpatine, ha tradito e usato i propri apprendisti proprio uno dietro l'altro, come se fossero Kleenex. Pensiamo a Dooku che ha lasciato che Anakin decapitasse proprio senza opporre la minima resistenza. Do it. Comunque, tornando alla serie, la vera sorpresa della serie è l'ambientazione, ovvero Janix. Janix è un pianeta con un sacco di luci al neon, molto scuro, molto tetro in quanto ad illuminazione, fatta eccezione appunto per le luci al neon di cui parlavamo prima, di stile cyberpunk, che ricorda come ambientazione Blade Runner, o, per rimanere all'interno dell'universo di Star Wars, i bassifondi di Coruscant che conosciamo nel secondo episodio, l'attacco dei cloni, giusto all'inizio, quando Anakin e Obi-Wan si lanciano all'inseguimento della cacciatrice di taglie Zam Wesell, che ha appena rilasciato dei vermi velenosi nell'appartamento di Padme. Janix quindi è una metropoli verticale che è rimasta per ora fuori dal dominio dell'impero e ospita al proprio interno una varietà immensa di creature e di personaggi, umanoidi, droidi, creature aliene, eccetera,
tra cui i nostri personaggi principali e secondari, ciascuno con una propria identità ben definita, un proprio sistema valoriale e dei propri principi e dei propri desideri che a un certo punto entreranno in conflitto fra loro, generando appunto un contrasto che è proprio l'anima della narrazione all'interno di questa serie, ma in generale di qualunque storia. Ecco, soffermiamoci un momento proprio su questi personaggi, su questa rete di personaggi principali e secondari che popolano l'universo di questa serie, Maul Shadow Lord. Lasciamo un attimo da parte Maul, perché se ci pensate già sappiamo dove va a finire la storia di Maul. Infatti, dal film Solo e Star Wars Story già sappiamo che Maul riuscirà a ricostruire il proprio impero criminale. E in uno degli episodi della serie animata Rebels assistiamo agli ultimi momenti di vita di questo personaggio. Il rischio quindi di Maul Shadow Lord sarebbe stato di essere semplicemente una serie riempitivo, per così dire, una serie con contenuto già visto, ripetitivo, che ci aiutasse semplicemente a unire i puntini, diciamo, della biografia di Maul che già conoscevamo da altri contenuti precedenti. Cosa che effettivamente probabilmente sarebbe successa se la serie avesse riguardato solo il personaggio di Maul. Fortunatamente non è così. La serie infatti funziona proprio perché ci presenta nuovi personaggi, sono personaggi secondari sicuramente perché il protagonista rimane sempre Maul, ma sono personaggi che contribuiscono ad alimentare il conflitto con il protagonista, come dicevamo prima, e a portare avanti la narrazione con delle linee di storia, delle linee narrative che sono proprie di ciascun personaggio. Su Janix infatti conosciamo 2 Jedi superstiti sopravvissuti all'Ordine 66 che usano questo pianeta per nascondersi, quindi come rifugio temporaneo per elaborare la prossima mossa, e il capitano Lawson, capitano della polizia locale del pianeta, per il quale quel pianeta è casa, è un rifugio sicuro, rappresenta la sua quotidianità. Ma allora qual è la colla narrativa che unisce personaggi così eterogenei e apparentemente lontani tra loro? Il terrore comune, proprio perché per tutti questi personaggi, Maul incluso, la cosa peggiore che possa capitare è che l'impero prenda il controllo del pianeta Janix. E adesso arriviamo a lui, Maul, proprio perché questa serie ci presenta il protagonista non solo come un guerriero molto pericoloso, molto potente e solitario, bensì come un Sith che, come tale, come aveva fatto il suo maestro Darth Sidious prima di lui, vuole un apprendista alla quale passare il proprio sapere. Il suo obiettivo quindi ben presto diventa Devon, uno dei 2 cavalieri Jedi dei quali parlavamo prima, donna, nella quale Darth Maul individua un'oscurità sulla quale cerca di fare leva per convincerla a passare al lato scuro, ed è proprio questa tensione tra lato chiaro e lato scuro ad animare e a costituire il cuore del conflitto di questa storia. Ecco quindi che vedere Maul nel ruolo non semplicemente di guerriero solitario, come dicevamo prima, ma di maestro manipolatore, aggiunge una sfumatura a questo personaggio che risulta essere molto intrigante e molto affascinante. Molti, anche per via della cronologia della storia all'interno dell'universo di Star Wars, hanno paragonato questa serie Maul Shadow Lord alla serie Endor, e in parte il paragone è giusto proprio perché entrambe le serie raccontano i fatti immediatamente successivi alla vendetta dei Sith e i primi passi della ribellione e della resistenza contro l'oppressione imperiale. È però importantissimo notare che Maul prende una direzione molto diversa rispetto a Endor, non solo visivamente, dato che ovviamente Maul è una serie di animazione 3D, mentre Endor è una serie in live action, ma gli elementi che caratterizzano l'universo di Star Wars in Maul sono molto più evidenti. Penso ad esempio all'uso della forza e ai duelli con le spade laser. La serie infatti ripropone tutti gli elementi di Star Wars che conosciamo e adoriamo, come appunto dicevamo coreografie spettacolari quando si tratta di duelli con le spade laser, ma anche la presenza delle truppe d'assalto imperiali e appunto questa tensione psicologica, emotiva riguardo l'ambito della forza, l'uso della forza tra lato chiaro e lato scuro.
Su questo ultimo punto notevole anche come vengono dipinti i Jedi sopravvissuti, soprattutto il maestro Jedi, il maestro di Devon, in confronto a Maul. Quindi da una parte il rigore, la calma, la disciplina e anche, tristemente bisogna ammettere, la miopia degli Jedi, e dall'altra il fervore, l'aggressività e l'efficienza di Maul. Bisogna poi anche dire che visivamente la serie è un gioiello, proprio perché dal punto di vista dell'animazione, delle luci, degli effetti speciali, ma anche, come abbiamo visto, delle coreografie per quanto riguarda le battaglie, i duelli con le spade laser, la qualità è eccelsa, è ineccepibile assolutamente. Molto migliore paradossalmente rispetto alle coreografie dei duelli con le spade laser dell'ultima trilogia in live action, con Rey e Kylo Ren, però vabbè, questo è un altro discorso. La musica poi è meravigliosa, fonde le musiche di Star Wars che conosciamo, di John Williams, la colonna sonora che ci è familiare e che amiamo, con un suono elettronico etereo che produce un effetto molto simile alle colonne sonore dei film neo-noir, quindi ancora una volta ci ricorda un'ambientazione simile a Blade Runner. Quindi tutto perfetto? Non proprio. Ci sono infatti alcuni aspetti nella gestione dei livelli di potere tra i diversi guerrieri che fanno storcere un po' il naso, soprattutto se siete fan di Star Wars e conoscitori della saga e di tutti i personaggi che la popolano. Punto numero 1. Perché Darth Maul fa così fatica a combattere contro gli Inquisitori, che sono, lo ricordiamo, guerrieri incaricati di scovare gli ultimi Jedi superstiti? Vi ricorderete che in Tales of the Jedi Ahsoka viene attaccata da un inquisitore e lei, senza nemmeno estrarre la propria spada laser, sottrae con la forza la spada laser dell'inquisitore e con la sua stessa spada laser, quella dell'inquisitore, uccide l'inquisitore. Così in pochi secondi non si arriva neanche a un duello di spade laser. Ecco che invece in Maul Shadow Lord, Maul fa una fatica immensa a combattere contro questi inquisitori e non riesce nemmeno a sconfiggerli alla fine, salvo poi più tardi riuscire più o meno a tenere testa a Darth Vader quando si troverà a combattere da solo con lui, cosa che non dovrebbe minimamente succedere, dato che sappiamo che Darth Vader è il terrore della galassia, il guerriero più temuto, più potente e più pericoloso di tutti. Poi lasciamo stare che Darth Vader è il guerriero in assoluto più potente della galassia, a parte nel momento nel quale combatte contro Obi-Wan, perché Obi-Wan sembra in grado di batterlo in qualsiasi circostanza, a meno che non siano passati 10 anni in cui lui si è completamente chiuso alla forza, non ha preso in mano una spada laser per 10 anni, non sa neanche da che parte si afferra, e allora lì può esserci più o meno un duello, può esserci più o meno Darth Vader se la può giocare in qualche modo, cosa che succede nella serie Ben Kenobi, ma altrimenti Obi-Wan batte Anakin, quindi Darth Vader allo stato al pieno dei suoi poteri su Mustafar, e vabbè, si può argomentare che è stato per via dell'arroganza di Anakin, va bene. Lo batte di nuovo nella serie Ben Kenobi, nel duello conclusivo tra i due, quindi in un contesto nel quale, appunto, come dicevamo, Obi-Wan sono 10 anni che non combatte con la spada laser, che non usa la forza, e invece Darth Vader sono 10 anni che ha acquisito padronanza del nuovo corpo, sa come gestire i propri poteri come Sith, quindi dovrebbe essere a un livello superiore rispetto a quando era stato sconfitto su Mustafar. E poi nel duello finale, in Una nuova speranza, Obi-Wan si lascia morire, ma prima che diventi un tutt'uno con la forza, in realtà Darth Vader non era ancora riuscito a sconfiggerlo, quindi neanche lì, neanche quando Obi-Wan è un vecchio eremita, Darth Vader è in grado di sconfiggere il proprio maestro. Quindi ecco, vabbè, non so voi, ma io ho sempre trovato un po' questa gestione del potere tra Darth Vader e Obi-Wan un po' confusa e un po' poco chiara e un po' frustrante, però fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Noi nel frattempo torniamo a Maul Shadow Lord.
Punto numero 2, il duello di spade laser tra Darth Vader e il maestro Jedi. Infatti il maestro Jedi si trova a combattere contro Darth Vader prima a fianco a Maul e poi da solo, quando Maul viene allontanato dal combattimento. Ecco che quando combatte contro Darth Vader al fianco di Maul sembra avere difficoltà a tener testa a Darth Vader, ma poi quando viene lasciato solo a combattere da solo contro Darth Vader sembra in qualche modo riuscire a tenergli testa, tant'è che riesce persino a scalfire con la propria spada laser l'armatura di Darth Vader, prima che chiaramente Darth Vader poi prevalga e riesca ad ucciderlo. Quindi ecco, mi sembra che queste scene lasciano un po' perplessi in quanto alla coerenza del potere tra i vari litiganti e vanno un po' a minare la sospensione dell'incredulità che quando si fruisce di una storia è essenziale, soprattutto per noi appassionati e conoscitori di ogni sfumatura dell'universo di Star Wars e dei personaggi che lo popolano. In conclusione, mi sembra che Maul Shadow Lord sia un'ottima aggiunta al contenuto già esistente dell'universo di Star Wars, per via, come abbiamo detto, dell'ambientazione, della musica, dell'atmosfera, dal punto di vista visivo, dall'animazione, degli effetti speciali, della luce e anche della storia, delle linee narrative costruite per ogni personaggio, coerenti, in conflitto tra loro e mai noiose. Poi ecco, vabbè, su questo punto bisogna dire che effettivamente il cuore della storia l'avremmo potuto narrare in un terzo del tempo probabilmente, non sono necessari tutti questi episodi dei quali la serie si compone, la prima stagione si compone, ma del resto è un po' l'esigenza della serialità, il linguaggio della serialità. Quello di dover spalmare su un'intera stagione, quindi su diverse ore di contenuto, una storia relativamente semplice, proprio per massimizzare i benefici e ridurre i costi. Questo è tutto quello che avevo da dire su Maul Shadow Lord. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi l'avete vista e se vi è piaciuta come serie televisiva per l'universo di Star Wars. Vi leggo sempre con molto interesse. Ricordatevi di lasciare un like se questo video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per non perdervi altri contenuti riguardo allo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa e analisi dell'universo di Star Wars. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!